Bentornati su Stelle Turche Rivelate, il vostro rifugio per drammi stellari, retroscena esclusivi e storie che fanno vibrare il mondo dello spettacolo. Oggi entriamo nel cuore di una tempesta mediatica che ha travolto la scena turca e non solo. Un turbine che vede al centro Demet Özdemir e Can Yaman. Preparatevi a un susseguirsi di emozioni, silenzi carichi di significato e messaggi in codice che hanno tenuto i fan incollati allo schermo. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nemmeno un capitolo di questa saga. Se vi piace ciò che facciamo, un like e un commento sono il nostro carburante. Tutto è esploso in modo inatteso, con una scintilla che nessuno si aspettava. Il fratello di Demet avrebbe lasciato trapelare parole dure nei confronti di Can, riaccendendo antiche ferite e rimettendo in discussione qualsiasi ipotesi di quiete. Chi conosce la famiglia di Demet sa quanto lei sia protetta. E il tono, stando a quanto trapela dai social, non ha fatto sconti. Can l'avrebbe fatta soffrire. E non basterebbero scuse affrettate a ricucire lo strappo. Una frase breve, tagliente, piena di sottintesi. E soprattutto, un segnale chiaro, la frattura non è affatto chiusa. Le origini di questa nuova bufera risalgono a una recente apparizione pubblica di Demet a Istanbul. Bellissima e impeccabile come sempre, si è mostrata cordiale con i giornalisti ma distante, quasi protetta da una corazza invisibile nel momento in cui il nome di Can è stato pronunciato. Alla domanda sul loro passato, la risposta è stata misurata, quasi automatica: preferisco non parlarne. Poche parole, quanto basta a far scoppiare un incendio. Come spesso accade, quel breve scambio ha acceso la miccia. Poco dopo, i social hanno iniziato a pulsare. È stato allora che il fratello di Demet ha pubblicato un messaggio enigmatico, che però sembrava tutto fuorché neutrale. Ci sono persone che parlano d'amore, ma non sanno custodire un cuore. Non tutto si cancella con una scusa. Bastano 2 righe per scatenare il pandemonio. Il nome di Can inizia a rimbalzare ovunque e in un attimo l'hashtag dedicato a lui schizza tra i trend. Il pubblico si divide. C'è chi difende Demet e il suo diritto a proteggere se stessa. C'è chi chiede comprensione per Can, sostenendo che il passato non può essere ridotto a un titolo urlato. Mentre i commenti si moltiplicano, qualcuno vicino alla famiglia di Demet prova a gettare luce sulle motivazioni. Non si tratterebbe di rancore, ma di protezione. Demet avrebbe dato troppo, e ricominciare a fidarsi non è semplice quando ci si è bruciati. Parole che non accusano, ma che spiegano uno stato d'animo. Così, mentre la rete discute, Can resta per lo più in silenzio. È stato avvistato all'uscita di uno studio, serio, lo sguardo basso. A una domanda diretta su tutta questa faccenda, si limita a un concetto asciutto. Il tempo rimette tutto al suo posto. Un lampo che può significare tutto o niente. Ma agli occhi dei fan è benzina sul fuoco. Per alcuni, quella frase è una fessura lasciata aperta, la conferma che i sentimenti non scompaiono veramente. C'è chi giura di averli incrociati di recente allo stesso evento, troppo vicini per ignorarsi e troppo lontani per fingere che nulla esista. Lo si vede negli occhi, scrivono, qualcosa di irrisolto c'è. Per molti altri, però, il sipario è calato da tempo. Se la fiducia si incrina, ricostruirla è un'impresa quasi impossibile. E il dibattito si fa feroce. Demet, nel frattempo, cerca di restare composta. Una giornalista amica sostiene che lei stia investendo tutte le energie nel lavoro, rifiutando di alimentare vendette o ritorni di fiamma. Non vuole bilanci di colpe, vuole pace. Eppure, i gesti parlano da soli. In una recente intervista, interrogata sull'amore, Demet sorride con dolcezza amara: l'amore non si dimentica, si impara a conviverci. Una frase che vola sui social come un eco, interpretata come un messaggio sottile. La conferma che i sentimenti possono restare anche quando la ferita brucia ancora. Come se non bastasse, il fratello di Demet torna a farsi sentire. A volte il silenzio di mia sorella non è debolezza, è dignità. Parole che suonano come un sigillo. Il messaggio corre veloce e interpreta il volere della famiglia. Conciliazione? Non adesso. Forse mai. Qualcuno mormora persino che a Can sia stato chiesto di mantenere le distanze, di non avvicinarsi. Voci. Sussurri, niente di confermato, ma l'effetto è inevitabile, la tensione sale. Demet sceglie la via del ritiro. Pochi giorni dopo, condivide una foto serena dalla costa di Izmir. Mare calmo, orizzonte limpido. La didascalia è poesia. Il mare insegna che anche le onde che si infrangono tornano, ancora e ancora.
I fan si dividono in interpretazioni. È un addio? È nostalgia? È un promemoria che la vita si muove a cicli, e che ciò che si spezza può ritrovare la riva? Nessuno sa, tutti commentano. La risposta di Khan arriva la stessa sera, criptica quanto basta. Pubblica un tramonto sul Bosforo, la luce che sfuma dietro i profili dei ponti. Sotto, una frase: non tutto ciò che è perduto è morto. E in sottofondo, una melodia familiare a chi ha seguito la loro avventura sul set, una musica che parla da sola. Un dettaglio troppo preciso per passare inosservato. Ai fan pare un richiamo diretto, un tentativo di toccare corde che il tempo non ha zittito. Dimet, però, rimane ferma nel suo aplomb. Quando i giornalisti le chiedono se il post di Khan avesse un destinatario preciso, lei si presenta con un cappotto beige, elegante e sicura. A volte il silenzio parla più di 1000 parole, risponde. E sparisce dietro un saluto cortese. Nuovo rompicapo per il pubblico. Sta aprendo una porta o la sta chiudendo con grazia? I social esplodono con due schieramenti opposti, cancelletto Team Dimet e cancelletto Team Khan, pronti a difendere la propria versione della verità. Per alcuni il silenzio di lei è sinonimo di dolore ancora vivo, per altri è il passo necessario verso una rinascita. Intanto rimbalza la notizia che Khan avrebbe provato a contattare direttamente il fratello di Dimet per porgere delle scuse personali. Nessuna risposta. O almeno, questo è ciò che filtra. Inaspettatamente, durante un evento di beneficenza, Khan guarda dritto in camera e lascia cadere una frase destinata a far rumore. Se il destino lo consente, le anime che si amano si ritrovano, anche se il mondo intero le divide. In sala cala il silenzio. Nessun applauso. Solo il peso delle parole. Dimet, venuta a conoscenza della dichiarazione, reagisce con la misura che la contraddistingue. A volte, amare significa anche lasciare andare. Una sentenza che attraversa i portali e incendia le timeline. Ed eccoci qui, nel punto esatto in cui i destini paiono sfiorarsi senza toccarsi. I messaggi allusivi, le pause, l'impatto emotivo su entrambi, sono tasselli di un puzzle che il pubblico prova a ricomporre con pazienza e impazienza al tempo stesso. C'è chi guarda i loro percorsi professionali come bussola. Dimet, impegnata su nuovi 7 progetti ambiziosi. Khan, diviso tra l'estero e la Turchia. Tra ruoli intensi e una vita che lui stesso ha scelto di vivere con ferma riservatezza. 2 traiettorie parallele, dicono alcuni. 2 linee destinate a rincontrarsi, giurano altri. E in mezzo, sempre, quell'oceano di emozioni non dette. Una fonte vicina a Dimet assicura che lei non coltiva rancori, ma memoria, leale verso ciò che ha vissuto, prudente verso ciò che potrebbe tornare. Una persona legata al giro di Khan sostiene invece che lui non ha mai smesso di voler bene, ma che ha imparato a esprimersi con gesti più che con dichiarazioni. 2 verità possibili, 2 letture che, come spesso accade, possono coesistere senza contraddirsi. Forse la realtà sta proprio lì, in ciò che non si vede, ma che si percepisce nitidamente. Che cosa accadrà adesso? Il pubblico resta in attesa, diviso tra la speranza di un abbraccio e la paura di un addio definitivo. Qualcuno nota che certi amori non finiscono, cambiano forma. Altri replicano che anche i sentimenti più forti meritano tempo, confini e rispetto, e che la dignità, quella parola che ritorna sempre, non è una barriera, ma un rifugio. In questo equilibrio precario, ogni gesto acquista un significato enorme, ogni silenzio diventa un discorso. E ogni parola, quando arriva, è un terremoto. La saga di Dimet Özdemir e Khan Yaman, tra segnali indecifrabili, dichiarazioni trattenute e cortine di riservatezza, non sembra pronta a scrivere la parola fine. L'amore trionferà sulle ferite o questa pagina verrà chiusa con delicatezza. Come sempre, noi saremo qui a raccontarvi ogni svolta, con attenzione e rispetto per i protagonisti. Adesso tocca a voi. Ditemi nei commenti se credete in una riconciliazione o se, secondo voi, questa storia ha già detto tutto quello che poteva dire. E non dimenticate di iscrivervi, mettere like e restare connessi alla famiglia di Stelle Turche Rivelate. Il prossimo capitolo potrebbe essere dietro l'angolo.